Primissime impressioni sulla prova della Ducati Panigale V4 qui da Valencia. Siamo appena scesi, abbiamo fatto 70 minuti di guida, 4 turni da un quarto d'ora, di cui uno con la versione bombardata da 226 cavalli con scarico a Krapovic. Beh, le sensazioni sono positive, mi aspettavo moltissimo da questo progetto Ducati, che era bello già vederlo semplicemente spogliato all'EICMA, ma devo dire che ho avuto tante conferme. Non avevo dubbi sulle prestazioni del motore, Ducati i motori li ha sempre saputi fare, ma quello che ero molto curioso di verificare era la gestione della moto, perché Ducati prometteva una gestibilità superiore. Le Ducati sono sempre state moto da duri e puri, da piloti, moto che più vai forte più ti danno soddisfazione. La promessa di Ducati con questa V4 da 1103 cm3, la cilindrata è stata scelta apposta per cercare una maggiore guidabilità, era quella di però mettere a disposizione queste prestazioni a un numero più vasto di utenti, quindi rendere la moto più gradevole non solo quando cerchi il tempo sul giro al millesimo, ma anche quando vai a farti il tuo turno in pista. E questo è il risultato che si miravano di raggiungere, e questo è il risultato che secondo me hanno raggiunto. 3 curve, la moto te la senti subito in mano, la fluidità della moto sin dai primi giri è incredibile, e questo ti aiuta a guidare in modo veloce, disimpegnato, con meno impegno psicofisico ed andare anche più forte. Questo nonostante le prestazioni siano davvero incredibili. Il punto di forza sicuramente di questa Ducati è quello della capacità di entrare in curva veloci, di mantenere la linea, di chiudere la linea, come credo poche altre moto sportive della stessa categoria riescono a fare. Merito dell'albero controrotante forse, ma non solo. La mia sensazione è che guidando questa moto si abbia la percezione di una moto sana meccanicamente, su cui poi è stata applicata un'elettronica davvero di alto livello. La moto fa sempre tanta strada, si prende in mano il gas molto presto in curva, e il che, pensando ai cavalli che abbiamo a disposizione, non è una cosa così scontata, e si riesce a guidare davvero in modo disimpegnato, diciamo tra virgolette. Però ecco, non si preoccupino i veri ducatisti, man mano che lasci la moto più libera di esprimersi, il DNA Ducati emerge prepotente su questa moto, che quando ovviamente vai a cercare l'ultimo decimo resta una moto che va molto forte, quindi una moto che va guidata da un pilota sicuramente esperto. Sicuramente il motore è uno dei punti forti della moto, anche se qui è difficile spacchettare tutti gli elementi, ciclistica, motore, gomme, perché è tutto il pacchetto che funziona molto bene e che lavora molto in simbiosi. Comunque il V4 ha un comportamento veramente, direi, nuovo, perché veramente ai bassi si comporta come un bicilindrico, tanto è vero che i primi giri ti viene da cambiare 11.000 giri, quando invece poi ne ha ancora 3.000 buoni. Parte da 7.500 giri, a 10.500 c'è un cambio deciso di carattere, l'allungo arriva a 14.700 giri, anche se la cambiata ideale è attorno ai 13.800-14.000. C'è tantissima potenza, ma soprattutto c'è tanta schiena, ti porta fuori bene dalle curve, non ci sono picchi evidenti, il che ti consente veramente di essere incisivo in uscita di curva. Appena prendi in mano il gas percepisci subito i microspostamenti della ruota posteriore, quindi percepisci tutti quelli sliding che naturalmente queste moto fanno, ma che qui sono più avvertibili. È sempre più difficile fare dei passi avanti enormi quando arriva una moto nuova, perché adesso il livello è altissimo di tutte le competitor nel segmento Superbike, però va detto che in questo caso Ducati veramente ha portato qualcosa di nuovo. Gli altri dovranno, secondo me, un pochino inseguire. E poi c'è il comfort di questa moto, che ovviamente è decisamente superiore a quello della 1299. La moto vibra molto meno, consente spostamenti in sella veramente ottimali, la posizione di guida è ricalcata carta carbone su quella della 1299, e il risultato è che a fine giornata tu ti sei divertito e non ti sei distrutto fisicamente. Questo è quello che alla fine chiedono i piloti, poter guidare veloci di passo per tutta una gara senza dover lottare per forza con la moto, e Ducati in questo caso è in grado di accontentarli.